Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone. Buongiorno, oggi siamo in compagnia di Michele. Buongiorno a tutti, ciao Lorenzo. Ciao Michele. E Michele ha la Tesla Model Y. E come mai facciamo questo video? Voglio farvi questo video perché Michele ormai siamo arrivati quasi a un anno che ce l'hai, manca pochi giorni. Sì, 20 giorni. 20 giorni e non so quanti chilometri. Quasi 31.000. Quasi 31.000 chilometri in un anno, quindi di strada ne ha fatta, un po' di dati di consumi ce li abbiamo e voglio farvi questo video per fare un video un po' diverso di una persona che realmente ha un'auto, di una persona che la usa tutti i giorni e il perché ha preso quest'auto. Quindi adesso passo la parola a Michele che ci racconterà un po' che auto aveva prima e come mai ha preso questa Model Y e poi andiamo a vedere gli interni, un po' di cose diverse dalle solite recensioni che magari avete già visto come è fatta, l'estetica, quelle cose là, ma voglio parlare di alcuni particolari che l'altra sera che ci siamo trovati Michele mi ha raccontato e ho detto beh, sono cose che io non sapevo e che magari tante persone non sanno neanche che sia queste differenze. Bene Michele, che auto avevi prima? Io avevo un Alfa Romeo Stelvio 2.2 Q4. Da 190 cavalli, la versione 190 cavalli. Quindi un'auto con prestazioni importanti, uno stile di guida sportivo, con assetto sportivo, e bella tosta, guidabile, è un'auto che mi ha dato molte soddisfazioni. Beh, penso che come guida e come stabilità molto buona. Alfa Romeo molto buona, non c'è nulla da dire. Molto bene. Come mai sei passato all'elettrico? Allora, provengo, come mi ha fatto il video, della 500, abbiamo fatto un anno di esperienza, abbiamo tirato le somme e abbiamo visto che il risparmio c'era. Siamo andati a vedere la Tesla, che ci piaceva, l'abbiamo provata, cosa facciamo, cosa non facciamo, la macchina era di dimensioni come la Stelvio, molto più comoda rispetto alla Stelvio, perché la Stelvio è più compatta e più sportiva, questa è sportiva ma è molto spaziosa, e a fine ho venduto la Stelvio e ho preso la Model Y che in versione RVD, cioè che ha un solo motore, trazione posteriore. Ok, e parlavamo di consumi, partiamo già subito con i consumi, per dirti con la Stelvio quanto si faceva con un litro circa? Allora la Stelvio normalmente andando via tranquillo facevi 14 con un litro di gasolio. 14 comunque in autostrada andavi dagli 11 ai 12. Bene. Con un litro. E qui hai fatto un calcolo di quanto fai di media con un kilowatt di corrente in questo caso? Sì, e poi li guardiamo qui i dati che sono tutti registrati, che vi faccio vedere che ho già preparato, quando vediamo l'interno e si vede bene cosa vai a fare e cosa non vai a fare. Bene, bene, così adesso dopo vi portiamo tutti i dati. Bene, l'auto dimensioni generose perché sono 4,80 metri quasi. 4,75. 4,75, spaziosa, adesso andiamo a vedere comunque. È un'auto che nasce elettrica? Nasce elettrica, okay. Sì, la Tesla fa solo auto elettriche. Ok, quindi perché vi dico questo? Perché un conto è trasformare un'auto termica a un'auto elettrica e proprio l'altra sera Michele mi diceva questa cosa qua che io non ci avevo mai pensato, e anche perché il pianale e come è fatta sotto, esatto. Michele racconta te che... Esatto, sì. Nascendo elettrica hanno fatto tipo il fondo è talmente piatto e sagommato per i flussi dell'aria, cioè lei è stata concepita perché ha questa forma, perché è una forma molto aerodinamica, che è la forma più aerodinamica che si trova in natura è la goccia d'acqua, e questa è concepita con quel modo che l'aria deve scivolare sopra e sotto in maniera da ottimizzare i consumi, tenendo conto che è una macchina che pesa 2000 kg. Siamo a 20 quintali di peso, cioè è un'auto veramente pesante, anche perché il pacco batterie, quant'è la batteria? Allora il pacco, questo è il taglio più piccolo, che ha da 60 kW. 60 kW ha un certo peso, e anche l'auto dopo, per tutto quello che va dietro, ha un certo peso. Esatto.
Bene, quindi adesso ve la faccio vedere un po' esteticamente, anche se di recensioni ce ne sono tantissime, voglio fare una recensione diversa per far vedere alcuni particolari e anche per parlare proprio dei consumi reali. Quindi facciamo un giro veloce anche degli interni, ma ci fermiamo magari su certi particolari. Eccoci qua. Quindi questa è l'auto vista frontalmente, magari facciamo anche una panoramica veloce lateralmente. Volevo soffermarmi un attimo sui fari che Michele mi stava dicendo. I fari, come vedete, sono a LED, vero Michele? Matrice LED. Matrice di LED, quindi c'è una grossa differenza tra il LED e la matrice di LED. Arriverà un aggiornamento? Arriverà l'aggiornamento tra 2 mesi perché attualmente sono LED, non ha ancora il software matrice LED. Ok, quindi dopo verrà fatto questo aggiornamento e di sicuro cambierà la funzione del faro a LED o matrice di LED, che sono due cose completamente diverse. Quindi uno è, diciamo, uno è statico, l'altro è adattivo, quindi sono due cose completamente diverse. E magari quando faranno l'aggiornamento andiamo a fare un video di sera, e così vediamo come funzionano. Ecco, questo è un particolare già, il discorso degli aggiornamenti, perché dobbiamo calcolare che quest'auto elettrica la possiamo considerare come uno smartphone, cioè possiamo fare gli aggiornamenti e migliorare tante cosine che già mi parlavi l'altra sera per quanto riguarda i sensori. Sì, esatto, quando io l'ho presa, quest'auto non ha i sensori ultrasonici, ha tutto con le telecamere. Quando l'ho presa non era attivo il sistema, il mese dopo mi è arrivato l'aggiornamento e ora fa il movimento di posizionamento usando le telecamere, vedendo gli ostacoli e tutto il resto. Diciamo che attualmente non è ancora al 100%, sono sincero. Ecco, perché mi dicevi che i famosi panettoni che vediamo non li vede ancora. Esatto, perché le telecamere sono lì sopra, e il panettone è lì sopra dove c'è il telepass, e sotto qua non ha la telecamera, quindi non vede il panettone. Ok, perché il muso è troppo lungo, come vedete, e quindi il panettone che può stare qua a questa altezza qua non lo vede. Quindi anche là faranno degli aggiornamenti, magari sì, sono previsti dei miglioramenti. Ecco. L'auto è così, vedete anche da sopra. Magari passiamo dietro e facciamo vedere un attimo il bagagliaio. Il Frank. Volevamo farvi vedere questa cosa qua, che è una cosa che non tutte le elettriche hanno e non riusciamo a capire come mai, perché abbiamo un cofano veramente enorme e abbiamo dello spazio che, signori, qua un piccolo trolley ci sta, i cavi di ricarica ci stanno e non riusciamo a capire come mai non tutti sfruttano questo spazio qua. Se fai vedere un dettaglio, quell'elenco là di Tesla, tu dici cosa serve questo? In caso di incidenti i vigili del fuoco sanno che da qua possono tagliare i cavi. Tirando quello si disattiva la batteria dell'auto. Ok. Quella è la sicurezza in caso di incidente. Bene, quindi anche qui che tanti hanno paura per le batterie, che possono prendere fuoco, eccetera, eccetera, qua in caso di incidente. Conto che questa qua monta una batteria di tipo innovativo, che è la LFP, che è la batteria del litio, ferro e fosfato, che è una batteria che è molto più resistente alle perforazioni e incendi, quindi è difficile che prenda fuoco. Ok, quindi anche questa paura qua che ho visto l'altro giorno una statistica su 100.000 auto termiche, 3.500 prendono fuoco. Su 100.000 auto elettriche parlavano di una media di 20 forse? Sì, esatto. Quindi la percentuale è veramente molto bassa. Hanno molti sistemi di sicurezza e di controllo. Ok, quindi abbiamo questo bagagliaio, possiamo dire, o anche dove riporre dei bagagli. Semplice cosa, vai a prendere le pizze che sanno odore in abitacolo, tu le metti qua dentro, arrivi a casa e ti tiri fuori. Sì, per quella sì, bella questa qua come esempio, molto molto valido. Adesso andiamo a vedere anche il bagagliaio posteriore, che logicamente è elettrico, perché su una Tesla che è tutto elettrico non possiamo dire che non ci sia il bagagliaio elettrico, quindi andiamo ad aprirlo. Sì, non dovrebbe cadere il coprotarga, spero. Ok, eccoci qua, questo è il bagagliaio. È un bagagliaio enorme, perché è un bagagliaio veramente... Tieni conto che nella versione americana la cartelliera non c'è, l'hanno aggiunta, se vedi è aggiunta, perché tu la sfidi, perché è solo per gli europei. Ah, ok, mentre in quella americana non c'è. Non c'è perché? Perché loro sotto hanno la versione a 7 posti che in Europa non c'è. Quindi che adesso vi farò vedere.
Ok, nel caso adesso diamo un'occhiata un attimo. Tiro via questo che l'ho aggiunto io per non rovinare. Quindi l'hai preso a parte? Sì, l'ho preso a parte su un sito. Che, come vedete, guardate l'interno Questo è del il bagagliaio standard. E poi uno alza, sotto c'è il mega pozzo. Wow. Cioè ci sta una valigia che qua. Poi che io ho un po' di roba dentro, la vacchetta medica, il carichino, le catene, 2 mega pozzi laterali che ci può stare. Guardate che sono molto profondi. E poi qua c'è il segreto, quello un piccolo vanetto dove c'è la sede dei posti posteriori. Quindi in America fanno anche le 7 posti. Quindi questo è un SUV, diciamo, è un SUV che può fare i 7 posti. Ecco, il bagagliaio è veramente enorme, cioè è una cosa... Una cosa poi che loro hanno il sedile che è elettroattuato per buttarlo giù, qua il pulsantino. Ok. Wow. È elettrico. Cioè, io adesso voglio prendere un attimo un metro per vedere quanto grande è questo bagagliaio, perché è veramente enorme. Guardate, così diventa un letto. Sì, difatti ha una funzione che si chiama funzione tipo romantica, che fa il caminetto sul tablet. No. Sì, sì. Questo è proprio... In modalità campeggio. Modalità campeggio? Sì, sì, in modalità campeggio. Cioè, questa qua davvero... Adesso prendo un metro per misurare un attimo quant'è sto bagagliaio, perché è veramente una cosa enorme. Ok, diamo un attimo una misurata al bagagliaio, perché secondo me è una cosa... Ci mettiamo la cieca così. Ok. E ci fermiamo qua, è 1,80 m. 1,80 m. Quindi come un materasso, i materassi fanno 160 per 180 o 90? Cioè 190, se tu vuoi il materasso a 190 ci sta. Perché noi siamo stati un po' più in qua, ci sta il materasso a 100. Avendo noi il kit materasso che si può mettere sopra gonfiabile. Ah, davvero? Sì, la Tesla, queste cavolate qua ne ha veramente tanto. E di larghezza? Di larghezza misuriamo il punto più stretto, i passaruota sono 95. 95. Oppure se vai in punto più largo, 6,10 m. 1,10 m sul punto più largo. Quindi... Con una bocca di entrata di 69 cm. Quindi qua potete fare un trasloco praticamente. Sì, beh, è veramente enorme. Gli spazi ci sono. Sì, anche se dovete caricare qualcosa, andate all'Ikea oppure andate a caricare qualcosa e dopo guardate che bello che è anche il discorso del vetro sopra panoramico. Molto molto bello secondo me. Eccoci qua. Subwoofer. Qui attenzione che qua abbiamo delle casse anche qua. 11 altoparlanti. 11 altoparlanti. E 2 amplificatori. Dopo sentiremo la discoteca se vuoi. Sì, e c'è il problema del copyright della musica che ci potrebbero bloccare. Ah, ok. E qui vedete che c'è anche un piccolo LED che illumina il sotto. Perché se voi siete qua vi illumina, illumina bene il bagagliaio. Wow. Andiamo a vedere un attimo gli interni. Volevo anche farvi vedere un attimo, spero che riuscite a vedere la qualità del bianco, che non è un bianco classico, ma si chiama... Un bianco micalizzato. Micalizzato, ok. Ed è veramente bello. Perlato. Adesso che è venuto fuori anche il sole, così possiamo vedere come si vede. E... Michele, ma queste maniglie qua, io non... cioè, al primo impatto, prima che mi hai fatto salire... Ti devi abituare, ormai io mi sono abituato. Pollice, schiacci, prendi la maniglia e entri. Ok. Se lo fa un altro, all'inizio era pollice, prendo, così fa. Adesso mi ha preso la mano. Se vedi, fai a posto. È una maniglia normale. Ok. Doppio vetro per essere insonorizzata ancora di più. Tutte e 4 le porte. E ho visto che quando apri la porta si abbassa un attimo il vetro. Come le coupé. Perché poi entra nella guarnizione, no? Ok, che vedete qua le guarnizioni. E telecamera. Guardate qua le telecamere, altro che 360 qua, perché c'è il sistema Sentinel che dopo in caso non so se riusciamo a farlo vedere come funziona, è veramente qualcosa di eccezionale. Quindi telecamera là, telecamere se non sbaglio qua sulle frecce, dove ci sono le frecce. No, le frecce qua. Sì, diciamo qua su esatto, le fate zona qua. E poi telecamera frontale. Là sopra ce ne sono 3, oppure forse altri sono dei sensori.
cioè è strapieno di telecamere, ha un sistema, questo qua è come un'auto super, con un super allarmi, diciamo così. Ha i cerchi da 20, cerchio da 20, questo è l'unico option che ha. Ok, l'unico, perché neanche il colore è bianco così, non è option. È di serie. È di serie, benissimo. Beh, come i 5 sedili elettrici. 5 sedili elettrici addirittura. E volante riscaldato. Wow. Bene, andiamo a vedere un attimo gli interni, sì, e così io salgo dietro e guardo anche come mi siedo. Chiudo magari questa porta qua. Io entro dietro, mi siedo dietro, Michele, permesso. Eccoci. Prego. Allora, come spazio, adesso qui il sedile è impostato per un'altezza di 1,80 m, 1,90 m e guardate quanto spazio ho ancora per le gambe. Cioè, in limousine qua. Cioè, veramente c'è uno spazio enorme. Quello non manca. La particolarità dell'auto è che la macchina non ha chiavi, ha una tessera che va abbinata al cellulare. Ok. E lei, quando ti avvicini col Bluetooth, riconosce il cellulare, tu apri la porta, lei setta l'altezza del volante, del sedile e la climatizzazione per la tua persona. Cioè, se entra mia moglie che ha il suo telefono, mette il sedile come guida mia moglie, se entro io, mette il sedile, la climatizzazione, tutto quanto, le impostazioni di sterzo, di potenza in versione sport o no, come è impostata per te. Quindi è proprio personalizzata per ogni persona, insomma. Esatto, la chiave è abbinata al telefono e quindi lei riconosce immediatamente chi sale. Giusto, e se nota ha scritto Michele. Sì. Lei ha riconosciuto che sono io. Vedete? E quando entrate tutti e due? Allora dipende chi entra dalla porta di qua. Ah, quindi proprio da chi entra dalla porta parte... Esatto. Chi guida l'auto praticamente. Chi guida l'auto. Sì. Molto interessante questa cosa qua. Può fare confusione se tu hai il telefono in mano tutti e due ed entrate tutti e due così. Allora lei là non abbiamo mai capito quale prende prima, però uno di due lo prende. Ok. Bene, vedo che c'è anche una telecamera interna. È una telecamera interna, okay. Questa è una telecamera che nella versione sentinella, sì. Quando l'auto è parcheggiata, tu puoi accedere a tutte le telecamere, guardare davanti, dietro, lateralmente chi c'è, ma anche dentro. Controlli l'auto anche da dentro, puoi accendere la climatizzazione prima perché l'auto sia più calda o più fresca, che sia scongelata se c'è ghiaccio, vuoi il sedile riscaldato, vuoi il volante riscaldato, cioè tu io quando era freddo la facevo accendere 5 minuti prima, anche perché è consigliato, perché attivi la batteria si scalda lentamente, mentre se parti e via la batteria consuma di più perché è fredda, invece così con la climatizzazione si scalda lentamente e ottimizzi anche i consumi, abbiamo notato questo. Ok, bene, sono tutti particolari che magari uno non lo sa che... Sono test che abbiamo fatto e quindi a livello costruttivo è semplice, costruita bene ma semplice, dal paddone come lo chiamano, sì. Che è un tablet a 15 pollici, si comanda tutto, praticamente la climatizzazione è questa, figata se vuoi orientarti i bocchette che è unica, okay. Qua la fai con le dita, la alzi, la abbassi, la allarghi, la stringi, questa è la climatizzazione, c'è il sbinatore vetro anteriore, posteriore, automatica, e c'è una funzione molto importante. Allora se tu vedi se hai il cane dentro, attivando questa funzione lei fa una climatizzazione perché il cane non rimanga senza aria e tutto quanto. Sì, la gestione cani e la gestione campeggio che ti parlavo prima, ok? Per dormirci dentro. E poi c'è una funzione importantissima che è questa, che quando mi è arrivato l'aggiornamento di questa, adesso è un filtro EPA che usano nelle sale operatorie di purificazione dell'aria fino al 99,9% di batteri, quindi purifica l'aria in maniera molto assidua e fa sì che se c'è molto inquinamento fuori che dentro sia un'aria pulita. Cioè, sono tutti particolari che magari io non lo sapevo che Tesla fosse veramente avanti su tante cose. Questa qua poi c'hai la possibilità di i vari sedili riscaldati, il vario volante riscaldato, c'hai le velocità delle ventole che puoi fare o così, quindi se sei un po' all'antica schiacci, altrimenti sei smart come volume.
E qua, poi ci sono i widget personalizzabili, tipo io mi sono messo il widget dei tergi, anche se sono automatici, il telefono e le varie funzioni che hai per vedere i video. Poi vediamo un video della sentinella cosa ha registrato. Questo qua era in parcheggio, mia moglie in un posto, e si è avvicinato qualcuno, lei ha cominciato a vedere, adesso andiamo avanti, sicuramente gli arriverà qualcuno, adesso non lo facciamo vedere perché altrimenti si vede una persona, però ha registrato in questa telecamera oppure nell'altra, ti fa vedere chi è passato. Cioè, vedete come è fatto? Sì, cioè, se uno ti dica l'auto, questa qua è accesa, vai tranquillo che vedi chi è stato. E mi dicevi che se comunque viene dato un allarme che lei sta registrando, vero? Sì, praticamente quando tu ti avvicini accende un po' le posizioni di sera, sì, e si accende qua che dice attenzione sentinella, tipo ti sto registrando, per far capire agli altri. Molti si avvicinano, sì, guardano e sono curiosi, e girano attorno e lei li registra. Ci troviamo diversi video così, no? Poi, come parlavi tu, che parlavamo prima, c'è la programmazione, mentre lei in ricarica, se hai l'abbonamento Netflix lo guardi, se poi altrimenti vai in YouTube. Fino a 2 mesi fa c'era anche Disney Plus, che poi a livello commerciale non si sono accorti, non si sono accordati. E Tesla Tutorials che ti dice le pochissime manutenzioni da fare, tipo cambiare il filtro del clima che è lì sotto, ti fa vedere come si fa, o cambiare i terzi. Ok, e a proposito di manutenzioni, parlami un attimo del tagliando, quanto costa? Non esiste il tagliando, Tesla non ti obbliga a fare il tagliando, non esiste, c'è solo se vuoi fare il controllo, ma non sei obbligato, non esiste il tagliando. Cioè questa macchina ha 30.000 km, ti faccio vedere quanti ne ha sul viaggi. Lei ha attualmente 30.148 e non ha tagliandi, quindi adesso a livello consumi. Se vuoi solo cambiare il filtro abitacolo, mi dicevi? Sì, è consigliato cambiarlo a 40.000. Cioè, sì e no, cambiarlo è perché è purificare l'aria, okay, una sicurezza passiva, però loro non ti obbligano a farlo. Questi qua sono i chilometri che ha la macchina, 30.418, okay, e ha consumato 4.603 kW con una media di 151 watt per chilometro, perché loro la vedono diverso da 500, okay, da noi europei lo fanno rovescio, ed quello è il consumo. Cioè quindi, ogni 150 watt di consumo medio, esatto, per fare 1 chilometro. Esatto. Quindi siamo a 6, facciamo un attimo un conto, esatto, però... esatto, e soprattutto noi ci siamo accorti che d'inverno consuma meno di 500, perché 500 non ha la pompa di calore, okay, questo sì. Okay. E quindi il consumo è nettamente inferiore rispetto a 500. C'è un'auto di 4,80 metri quasi, sì, mentre la 500 è un 3,60 metri, sì, circa, quindi ha 1,20 metri in più, e il peso, vabbè, il peso che ha, l'auto che ha, le prestazioni che ha, consuma, sì, come una 500. Esatto, quindi cioè uno dice, ma cosa ti è costato fare al 30.000 e 500 km? Giusto? Esatto, facciamo 4 conti. Bene, io cosa ho pagato? Al tagliando non l'ho pagato, okay, il bollo non si paga, okay, l'assicurazione è agevolata, questa macchina, possiamo dire il prezzo assicurativo per fare un paragone, con un massimale di 10 milioni di euro, di RCA parliamo, senza garanzie estese, parliamo dell'RCA per correre, con rinuncia di rivalsa, paga 170 euro l'anno di assicurazione. Cioè, per dirti. Questo per tutte le cose che ha. Classe 1, tieni conto che, bene, che cosa hai speso? Fotovoltaico a casa, non fotovoltaico, colonnine gratuite, lasciamo perdere il discorso. Sempre caricato. Paghiamo questi benedetti 4.603 kW, quindi uno dice 4.603 kW, calcolatrice alla mano, 4.603 per .35, che è il mio costo del mio gestore, okay, 1.611 euro, quindi ricordiamo sto dato qua. 1.600 euro per arrotondare. 1.600 euro per 30.000 km, vuol dire che più o meno, cos'è? Se fai diviso 3, ogni 10.000 sono 530 euro, sì, ogni 10.000. Quindi se io li invece fatti con lo Stelvio, 30.418, e faccio media 14, ma 14 qua attorno in autostrada sarebbe meno, comunque facciamo per 14, sì, diviso 14, avrei consumato 2.173 litri di gasolio circa, per il prezzo di 1,75 facciamo, sì, è un po' di più, ma facciamo 1,75, 3.008 meno i 1.600 che ci ho speso io, sì,
2000. Questo è il risparmio. Guardate. Sì, ma qua ci sommiamo 400 euro di bollo dello Stelvio, Sì. 450 del tagliando. Sì. Questo è il risparmio in 30.000, cioè vuol dire che ogni 10.000 km sono 1.000 euro. Sì, facendo così 4 conti è giusto. Adesso abbiamo preso sì, la ma Stelvio. tenete conto che su questi kilowatt tanti sono del fotovoltaico gratis, Sì. d'estate. E più mi dicevi che hai anche una colonnina vicino dove lavori che puoi caricare sì, gratis. gratuitamente, a San Stino di Livenza c'è. Ok, però noi abbiamo fatto i conti della serva, nel senso che veramente quanto sarebbe costato? Bravissimo. Cosa sarebbe costato se io ho una normale presa asciucco da attaccare il carichino, carica a casa a 2 kW. Ok, facendo 30.000 km all'anno. Abbiamo fatto il paragone della Stelvio perché prima Michele aveva la Stelvio. Esatto. Ecco, tutto qua, era giusto per fare anche un confronto. Esatto, con la mia auto che avevo prima. Esatto. Esatto. Quindi lui ha fatto questi conti qua, ha detto meglio passare un attimo all'elettrico, Esatto, che forse qua poi è normale tutte le impostazioni dove, ti dico una cosa che piace a qualcuno, naviga a Piancavallo. Lei sta calcolando il percorso per andare a Piancavallo, dicendomi che tranquillamente ci metteremo un'ora e 19 minuti, non ti servono ricariche, arriverai a mezzogiorno o 70 km. Ecco. Perché se per il viaggio era superiore alla capacità della batteria ti diceva magari anche dove proviamo a mettere Roma. Certo, se mettiamo Visto che sei Roma, andato a Roma. termina il viaggio, ci siamo andati, naviga Roma. Adesso lei calcola e ti dà, con la batteria a stato attuale, ti dà tutte le soste. Praticamente lei ti dice che arriverai a Occhiobello tra 50 minuti con il 21% di batteria, che poi ti fa tanti calcoli, e che è il tuo primo step. E poi tu puoi andare a inserire le varie tappe, le varie modifiche, perché se vuoi uscire, praticamente rimanere a piedi è impossibile. Okay. Perché lei ti fa vedere tutto, dove, come e dove devi andare. E dove ricaricare, insomma. E dove ricaricare. La prima è qua, a Occhiobello, Ferrara, che è il supercharger suo. Okay. Lei seleziona i suoi supercharger. Poi se tu vuoi inserire altre ricariche, lei ti fa vedere le altre mappe di colonnine. Cioè te le fa vedere tutte. Lei seleziona il supercharger. Tieni conto che a oggi i supercharger Tesla sono i più economici in Italia. Ok, e tempo di ricarica? Tempo di ricarica, selezionando il supercharger ottimizza la batteria, tu passi da un 20, tieni conto che questa carica è in alta velocità al doppio del 500, cioè a 170 kWh, okay. Dal 20 all'80-90% lo fai in 20 minuti, il tempo di andare al bagno. Noi abbiamo provato andando con un viaggio a Roma e abbiamo fatto 2 soste, una per la colazione, si è caricata, e una per mangiare il panino e la si è caricata. Cioè io non ho trovato una differenza. Se uno è uno smanettone che deve andare via, deve arrivare a Roma in tempo zero, neanche andare al bagno, mai fermarsi, attualmente non è possibile con questa versione. Quindi tanti di sicuro commenteranno, ecco, devo fermarmi almeno io una volta ogni 2 ore, 2 ore e mezza, sì, proprio per l'attenzione e proprio anche per, esatto, per andare in bagno fisicamente, devi andarci, insomma, ecco. ti scaricano. Poi se prendi la versione con la batteria più grossa fai un po' più strada. Io non l'ho presa perché quello che serviva a me bastava questo. Ecco, esatto, tutto questo. Come altre impostazioni, c'hai la possibilità di avere i fari automatici, gli specchietti, aprire il portaoggetti che non c'è la maniglia, e il blocco dei bambini, il blocco dei finestrini posteriori, i tergi automatici, la regolazione dei specchietti. Penso serve a fare un video solo per... Esatto, io vado via veloce, le modalità di impostazione, le modalità di ricarica. Se vedi l'ultima ricarica l'ho fatta un supercharger, quello suo, perché registra solo i suoi, a Fiume Veneto, a 13 euro speso. Autopilot è quello della guida autonoma, il riconoscimento dei telefoni, le varie impostazioni delle luci interne, come vuoi che funzioni il display, i viaggi per capirti i consumi, la navigazione, la sicurezza per tutte le varie impostazioni. Io vado veloce, l'assistenza che ti dice le pressioni delle gomme, il manuale d'uso, la modalità in autolavaggio, la regolazione dei fari, se la metti del traino, qua è da studiarsi e divertirsi. Ma no, se uno gli piace è anche abbastanza, è molto intuitivo, è molto intuitivo. Il tipo di software, che ho fatto un aggiornamento proprio più ieri, ho fatto un aggiornamento che lei ti dice gli aggiornamenti, si collega alla wifi. Ecco, una cosa valida è che tu gli aggiornamenti li fa lei, non serve che vai in concessionaria come le altre auto, te li spediscono. E io avevo un problema ad una telecamera, ho fatto dall'app del telefono una segnalazione,
loro si sono collegati all'auto, me l'hanno risolto il problema da remoto. Pensate, cioè le officine a casa praticamente. E se hai un problema un po' più importante che è gestibile sempre da un tecnico, vieni all'officina mobile, tu dici io sono al lavoro, non so, a Caorle, e in là mi vieni là, gli apri l'auto e loro ti fanno il lavoro mentre tu lavori. Cioè signori, un'altra storia, è un'altra storia o no? Sì, sì, io la trovo un'altra storia, Sì. è un concetto completamente diverso di auto. All'inizio hai un impatto, cavoli, dove sono i pulsanti, ma poi ti capisci, cioè mi serve modificare il tergi, schiaccio questo, modifico il tergi. I fari si accendono da soli, e li puoi regolare anche da impostazione. Questa è la leva delle marce e qua c'hai le frecce. Le funzioni ADAS di livello 2 sono tutte quante. Interessante è la guida in semi-autonomo, che l'auto deve tenere sempre le mani nel volante, e con questa telecamera lei controlla che tu sia attento. Se tu non sei attento, lei ti avvisa illuminando tutto rosso e poi sgancia l'automatico. Se tu non sei attento. Sì, io l'ho provata e ragazzi funziona, sì. In autostrada c'è un'auto davanti che rallenta, lei rallenta, se accelera, se c'è il semaforo lei si ferma, aspetta il verde, te lo disegna, quando il verde fa bling e parte. Bene, sarebbe da parlare qua con Michele 2 o 3 orette, così almeno, perché chi ce l'ha le prova, almeno chi vuole provarle le prova le cose, quindi cioè, poi ha spazio interno grande qui, che hai spazio, hai un super postone qua, se riesci a andarci dentro, esatto, che hai dentro qua, quindi hai il vano lì, il bagagliaio che ti abbiamo fatto vedere, i sedili sportivi in pelle, tutti e due davanti elettrici in tutte quante le regolazioni, e così. Se hai altre domande. No, io al momento non me ne vengono altre, però giusto per dirvi, adesso andiamo a fare un giretto e vi faccio vedere una prova e un attimino come va, e poi concludiamo. Se avete delle domande fatemele pure, che poi Michele, io gli chiedo a Michele mi risponderà, e secondo me è eccezionale, basta. Abbiamo appena acceso l'auto, vedete è fredda. Come si fa a sapere che è fredda? E Michele mi spiegava che questa qua dice che l'auto è fredda. Praticamente la rigenerazione, la frenata rigenerativa è più lenta perché la batteria è un po' fredda, quindi quando corri un po' lei si scalda e sparisce, e quindi torna in funzione ottimale. Guardate la telecamera che fa vedere sulla freccia, perché ti evita, se per caso un ciclista ti si inserisce, lei lo vede, addirittura si ferma. Guarda, fa vedere i bidoni dei immondizie, che li disegna bene. Ecco, qua questa è la freccia. Ah, ok, guardate. Quando metti la freccia ti fa vedere tutto l'angolo cieco della sterzata. Adesso qua c'è uno stop, siamo in salita, adesso giriamo a sinistra. Beh, qua in accelerazione, signori, guardate, conta chilometri, non riesco neanche a tenere. Cioè, un'accelerazione che è veramente... Questo è la rigenerativa. Questo è quando sta rigenerando, vedete? E quando sta consumando. Ma veramente anche a 70 all'ora acceleri un attimo e sei... Sì, questo sì. Cioè, veramente eccezionale. Poi hai un display davanti che fa tutto... Ti ha fatto vedere la persona che stava correndo a piedi. Guardate, cioè... Basta che tocca l'acceleratore e senti una spinta che è brutale, è veramente brutale, buona, nel senso buono, vedete che anche il volante non ha niente, è tutto ai minimi termini. Sì, come vuole Tesla. Proprio il concetto di Tesla è questo. Carica batteria wireless, vedete che tanto siamo in corsa. Doppio, addirittura, doppio carica. Più c'hai le prese USB qua all'interno, ne hai 2 C e 2 dietro. Ok. Per in caso che non hai il telefono wireless. Ma proprio è la guida che è un mondo diverso. Non si usa quasi mai il freno su questa macchina. Non si usa mai il freno perché faccio tutto con l'acceleratore. Adesso abbiamo un'auto davanti, vedete che ve la segnala lì. Esatto. È eccezionale. Display che gira continuamente. Molto molto bene, un'accelerazione qua di prestazioni, andate sempre tranquilli.
Quindi se tu ti avvicini troppo... Sì, siete con molta velocità, sì. Lei capisce, la macchina diventa rossa, ti avvisa, suona e casomai frena lei. Questo è il... È bello avere un display così, cioè qua hai tutto alla portata di mano. E mi dice che si poteva vedere anche Netflix, YouTube? Sì, ovviamente non correndo. Ok, sì, sempre da fermo si può vedere Netflix. A proposito di Netflix e YouTube, vi lascio sotto il link in descrizione di un video che ho fatto per risparmiare sugli abbonamenti di Netflix e YouTube se volete farli, con dei risparmi nettamente superiori. In caso vi lascio il link in descrizione, andatelo a vedere se vi interessa risparmiare qualcosina sugli abbonamenti di Netflix e di YouTube. Bene signori, siamo arrivati alla conclusione, forse ci siamo dilungati un po', però ma di cose... da parlare per ore. Ce ne serve da parlare per ore di quest'auto, perché è veramente una cosa eccezionale. Magari se riusciamo faremo uno speciale di tutta la gestione del software interno, le riprese magari di notte come illumina e soprattutto quando arriverà questo aggiornamento del Matrix LED. Io lo aspetto molto perché Michele magari, se mi fa un piacere, mi chiamerà e andiamo a provarlo e vedere anche le differenze insomma che c'è prima e il dopo. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Giusto? È gratuito, esatto. Cioè, io devo pagare Michele, insomma, che tutte queste prestazioni qua, guarda che macchina che mi hanno portato, e a parte gli scherzi, dai, iscrivetevi, basta premere il tasto iscriviti, non costa nulla, così vi porto altri video. Attivate il tasto notifiche se volete, se no, se non volete essere disturbati va benissimo lo stesso. Io ringrazio infinitamente Michele. Anzi, grazie a te dell'invito. Anzi, cioè lui gli piace, vedete che quando ve la racconta con gusto. Anche perché è una prova reale, vissuta. Noi non vendiamo macchine. Non vendiamo macchine, no, io non vendo macchine, non voglio neanche convincervi a prendervi l'elettrico, ognuno fa quello che vuole a casa sua. E in effetti a volte appaiono dei commenti che sono veramente pesanti sull'elettrico, ma per me è solo disinformazione, perché chi ce l'ha l'elettrico penso che al 99% torneranno ancora sull'elettrico, quello è poco ma sicuro. Signori, grazie a tutti. Saluti. E ringrazio ancora Michele. Ciao. Ciao.